Perdere sta draft secca, così dico chi vince. Allora, io avevo predicato, ragazzi, un KT sorpresa del mondiale. Spero che Sivir faccia schifo come champion, perché sta comp fa paura. Però sarebbe più forte la blue side sta comp. Però fa paura sta comp. Sivir per me è subottimale qua, non ha senso. Non è in una comp 1-3-1, è in una comp teamfight. Deve esserci qualcosa di meglio di una Sivir. Sivir rischia di far perdere il game WBG e godo. Anche perché non ha il DPS per tirare giù Xant. Godo, speriamo succeda, ragazzi. Siamo davanti, signori, ai KT, la sorpresa, signori, del mondiale, quello che secondo me sarà la sorpresa, i KT rollster, quelli che annienteranno i T1 ai playoff. Questa è la mia idea, anzi annienteranno l'altro team cinese, mi sfugge. Assolutamente sì, la sorpresa incredibile, il team Cina, The Chinese God, sarà distrutto dal KT. I KT sono arrivati primi nello split, non sono una sorpresa. Bene, Nabolol, dimmi una persona tra i presenti che pensa che i KT vinceranno il mondiale. Quando parli di Corea pensi sempre a T1 o Genji, fine. Nessuno pensa ai poveri KT. Nessuno. What their composition does best, and I think Crisp is going to be a huge aspect of this. I think Xiaohu is going to be a huge aspect of this. Che game questo qua da guardare. Vorrei vederli live. La mia predizione, ragazzi, è allora, draft wise quella dei WBG fa paura, però è subottimale secondo me non dare un altro tipo. Ma Deshai con Rumble. Per me è troppo subottimale, ragazzi. Light Yagami su Sivir. È troppo subottimale Sivir come champion in questo meta. Però non vorrei dire una troiata. Però comunque la draft sembra leggermente più forte quella dei WBG. Di là però abbiamo comunque Nico che al momento è un pick bannato, che è fortina. Abbiamo un Oxante che è broken. Entrambi i team hanno champion broken. Può finire in qualunque modo. Non mi piace neanche un po' questa combinazione. Cosa ne pensi di questo modello svizzero rispetto ai modelli precedenti? Credo sia migliore questo qui. Sotto molti punti di vista, sotto il punto di vista di qualità dei game quando poi arrivi ai playoff, perché dai la possibilità ai team di affrontarsi già prima, quindi arriveranno con una preparazione maggiore quando si tratta di playoff, aumentando così il livello del game. Cioè io sono convinto che facendo questo modello lo scorso mondiale i Dragon X non avrebbero vinto il mondiale. Sono tipo convinto di questa roba qua. Non so che vi sembra una stronzata, ma sono convinto di questa roba qua. È particolare, cioè è migliore, ma al momento lo stato del game è così una merda che non si capisce quanto è migliore. Non si capisce quanto è migliore. Are in a precarious situation. I think not saying it's over. It's never over till it's over, but it says a lot about the region. Bello Luke, però insomma. Ecco Viego. Cazzo, Viego, cazzo, sono un coglione, Viego, fermi. Mi ha visto poco Viego, giusto? Mi ha visto poco Viego. Vediamo. Non abbiamo visto tanto Viego, forse solo un altro game, non voglio dire una troiata, forse un game di Viego abbiamo visto nei play-in. Hook di Lance, Crisp in difficoltà, Crisp sciolto, no, counter ingaggio di Weiwei, esploso invece Lance, ma in questo momento Weiwei per protezione esploso da Kuz successivamente. Tuttavia abbiamo un follow up di Nico, dall'altra parte non abbiamo follow up. Like a really powerful fish, maybe shark bait. Not a great idea because it's going to cost you maybe more than the Questo è quello che dicevo prima. Non puoi avere paura di Xante se hai Rumble. Questo è il pick che ha fatto perdere prima i Mad, se non sbaglio. O chi erano? Non mi ricordo più. Se hai Rumble, Jarvan e quelle puttanate lì, non puoi bannare. Non bannare Xante. Sei già contro un Jace. Jace contro Rumble ha sempre succhiato banane, ovvero non snowballa Jace contro Rumble mai, perché se vai melee a Rumble te la turna nei trade, perché è un champion di merda con un DPS strano. Quindi nel momento in cui tu hai Rumble contro Jace hai già 90% draft gappato l'avversario, perché puoi mettere Rumble o mid o top e sei a posto. Moves to the left side of his lane just to make sure. His top lane has looked pretty contentious as well as Keen. This time maybe looking for the angle. He is going to go all out now. Non so, c'è il jungler anche, esatto. Ma
The Shy incredibile! The Shy incredibile! Incredibile The Shy! Era finito! Usa l'ulti per clearare la wave. Straordinario! Greatest player of all time! Incredibile! Straordinario! KT gets his life, and then it looks like they're trading neutral objectives. Rift Herald for the first Chem Tech Drake. Good start to what we're hoping is a banger game. Beh, certo che sarà un banging game. Sizable lead after that one to the side of KT, but you know, we talked so much about what Weibo's comp can do, so definitely not down and out at this point by any means in this game. As here's BDD, or is it Lehens? What the fuck? Weibo have any idea about this very tricky play? Very Bello! Bellissimo! Dai! Dai! Gaming, ti succhio il cazzo con 2 mani! Porco Dio! Questa voglio vedere! Parlate dei KT! Parlate! I GDG verranno esplosi in un frullato di sangue! He's gonna flash on in and trade flashes, but Lehens still here. It doesn't look like anything's getting out. Oddio, lo fa! Incredibile! Legge tu! No, scherzo. Mamma mia, sto sborrando in questo momento. Aiming, Ruler se lo mangia a colazione. Ruler appena vede Aiming si inginocchia. Ruler è accasciato a terra al suolo. Sta già avendo un infarto Ruler. C'è già il Death Note aperto col scritto Ruler, motivo della morte. Aiming. Backs up, and it's like he just walks behind a door and comes back through the door again. So you're not going to suspect it. It's not like there's 2 Nautilus on the screen. And look how far back he's staying as well. So it seems like exactly the same duo lane. Incredibile. 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 Bellissimo. Fantastico. Now Weiwei comes down here, and Aiming does have flash, didn't have to use on the previous play. Also, Lehens hits level 6 and has ultimate. They pop the passive onto Weiwei, and Aiming just barely is able to trade this kill back. Dipende, vecchio, da cosa vai a... da cosa vuoi. Cioè, io penso che Draven Kalista al momento siano i champion più forti dopo Xayah, come AD carry. Tutto il resto è subottimale. Quindi picchi AD carry forti in generale. Kaisa quando hai playmaking support è la AD carry più forte in competitivo. Hai Tristana, però anche lì dipende se è open. Ma anche Tristana a me non piace AD carry neanche un po', anche se prima hanno vinto un game. By Lehens just a few days ago, really kind of bring a unique flair that we don't always see from KT. It's normally Keen who brings that type of new champion, new strategy, but it's been everywhere else. We're seeing it from KT here at Worlds. And this gold lead has actually gotten. Abbiamo visto Ziggs da parte dei Darwin, se non sbaglio, per farvi capire. Non c'è tanta roba di carry, ragazzi. Xayah, Draven, Kalista, ripeti, i 3 più forti, poi ci sono tutti gli altri. Vogliamo ricordare, bravo Insane, che Gumayul si è giocato anche Ashe, quindi si può fare anche qua, ragazzi. Esatto, guarda qua. Ashe qua a me piaceva, il problema ovviamente è che comunque è una di carry immobile, no? E ha un certo tipo di DPS, ma anche qua Sivir non fa DPS allo stesso modo. Cioè Ashe comunque era quella cosa in più che non è mai male. Poi magari non credo l'abbiano bannata. Bravo vecchio, questo tizio ha detto un pick intelligente che non avevo pensato. Era bannata Kalista, era bannata Xayah. Draven, solo i Draven player lo giocano. Okay. Ashe into Nautilus MR, qualunque di carry immobile contro Nautilus MR. I just feel like KT is probably under much more pressure. Like the expectations of being an LCK team. Però rimane il fatto che se giochi Ashe e Leona, Nautilus non ti viene in semplicemente perché tu hai Ashe Leona e Kaisa Nautilus non vincono il 2v2. Porco Dio, li stanno cagando in testa i WBG. Mamma mia, KT, what the fuck? Oh ragazzi, KT ha ingranato la quarta. Non è semplice umiliare così tanto. Ma anche questo vi fa capire quanto i G2 tecnicamente sono indietro comunque rispetto anche al terzo seed coreano, sai?
WBG erano avanti, se non sbaglio, i G2. 6k gold, anche se hanno trollato i G2. È l'ultimo mondiale questo di The Shy, eh? Voglio il più grande dei saluti qua. Se The Shy uscirà dal mondiale per qualche motivo, voglio il più grande dei saluti a The Shy. Uno dei migliori top laner di sempre. Verrà ricordato come tra i migliori di sempre. The Shy is better set up here. If Weibo play this slower, maybe you get the damage done and you can front to back this, but they just get jumped on in KT. Se giochi jungle più Braum support e Ashe è broken. Sì, ma Braum è subottimale come support. Non ti dà playmaking. Quindi perdi tanto in game. So if KT can get a big advantage early, as they have, that's their window, because what does Weibo do to win this game? They engage. But if BDD's super fed, if Cassante and Viego are super fed, per mondiale, essendo che si ritira adesso. Oh, Lens! Ma come fa Leo? Come fai, Crisp? Come fa Crispy McBacon? Puoi sbagliarla! È finito il game. Tiltatissimi. WBG giga tiltato. That is the most agile perfect. È open win dei Key, è open win. È l'ultimo mondiale di Faker, doveva essere 3 anni fa l'ultimo mondiale di Faker. Sta aspettando di vincerlo per ritirarsi da leggenda, ma sta facendo perdere i mondiali alla gente. River control, you didn't have vision on the left side of the Drake pit. You're kind of banking on killing the hens here on this Nautilus when you could have taken almost any other approach. And I think you can really feel the pressure is on Weibo Gaming here. Yeah. They want to force these picks even when they don't have full information, and it comes back to bite them. It absolutely does, as the Shy just kind of hanging out in the top lane for a while. After that one is now Keen looking for another Tofu strike. He is going to miss that one, but he is getting on in there. Not able to get him into the wall, but Keen is still going on in. He is pretty confident to look for this kill. The Q is going to miss, though. And Keen will back off of this one. Just a pretty pure run at the guy and try to kill him. I mean, the Shy really playing on limits there. There were about 2 things that very nearly killed him. If he's a little bit closer to the wall, Keen takes him to his teammates, free kill. If he lands that 3rd Q, it's another kill onto the Shy. So really, the 2 kills that Keen has been able to pick up has put him in a really big power spike right now, where the Shy can't push the way Rumble wants to. 4k avanti al minuto 15, ragazzi. Movimento in botte di Nautilus che cercherà di riprendere questa torre, ma è solo il movimento, penso, non va di a chiudere effettivamente un dive, almeno che Sivir non trolli. Attenzione che Sivir qua invece rimane solo torre, ma follow uppano Leona e Jarvan, deve stare molto attento a Nautilus. Sta arrivando anche Viego. No, deve out, non deve fare fast. La call è di fare la torre alla prossima wave. O al prossimo crash del cannone. There was a lot of, you spend all that time walking behind the turret, you're thinking the whole time I'm going to kill this Sivir, and you know what? Aiming non può fare questo Lens. Cioè, nel senso, non è dodge quello che ha fatto Lens, perché aveva già steppato. Non ha steppato dopo aver visto lei di Leona. Cioè, qui devi, cioè, non puoi mancarlo. Magari dite voi bravo Lens, forse è stato bravo Lens, non lo so. Però ha doggiato, cioè, non possono fare una roba così i WBG. Mi rifiuto di credere che in 2 non hanno preso. They have control over the river. They could have kited back and gone for Drake, but they decide to go for Lens. His sidestep is great, but you don't have follow-up. Player più forte di sempre overall, dipende. Se parli in generale per più tempo, se mi parli di un player più forte in un determinato momento. Bottom turret taken out by aiming, and this gold lead, it was small, now it's ballooned. Yep, and KT is in their comfort zone. Aiming currently 7,000 gold at 16 and a half minutes. Mythic di sempre per la costanza dimostrata negli anni e per quanto ha giocato competitivo nonostante abbia vinto tutto è Faker. In pick penso sia Canyon. Nel senso che ha avuto un momento nel tempo dove o Canyon o Showmaker, uno dei 2 era troppo forte, o semplicemente in 2 tutti e 2 erano troppo forti. And he has so much gold, I wouldn't be surprised if he does exactly that. Also, because so far ahead, this isn't like a low damage jungler. This is a Viego with 137 CS, who's near 2 items himself. As Shy, the Shy. Sembra troppo semplice come giocano i KT. Sembra che giochino un. No, Crisp flasha, ingaggia sulla. Crisp non c'è, Crisp è fuori. Crisp è fuori il suo game. Beh, Crisp è veramente fuori fase con gli altri. Non guarda che roba. As the Sivir is nowhere near, so it's just going to be KT taking a free kill.
I don't care if it's a Leona with Eclipse, it doesn't matter. I don't care if that's your turret. I'm going to make it happen. Here they go. Okay, they're going to spot him. That is BDD, not Keen. But meanwhile, it's just, you know, fanno sembrare i WBG un team di seconda lega, cioè i KT ragazzi, per me lo riconfermo qua, KT sorpresa del mondiale, hands down. Mi chiederete scusa, anzi KT lo ridico, Chinese Slayer, i KT non perderanno neanche un game da team cinese, anzi cambio vincitore del mondiale, KT vincitore del mondiale. Ma se ne pensi di Uni al suo periodo d'oro, fa schifo Uni. Uni era il buipo cinese, Dio cane. Sì, no, era bravo Uni, non aveva zero macro, aveva delle meccaniche buone. Che fa Xiao? Ora come scappa? Doveva ultare prima Enzo. Non c'è Xante, state trollando. KT stanno trollando qua, disrespectano i KT. È disrespect sta roba, è disrespect. Kin? Sta trollando, hanno trollato i KT ragazzi, hanno trollato perché pensavano di aver vinto Open, che cazzo fanno? Hanno disrespectato perché pensavano fosse Open Win. Non vinceranno mai il mondiale KT ragazzi, sempre detto, GDG sono di un altro livello. She definitely will. I think that KT, after that play, they're like, okay, let's hold our horses a little bit, take the objectives now. And they do get that Mountain Drake as well as... Dopo miglior play sembra. Ho già risposto adesso di Uni ai tempi d'oro. Uni meccanicamente era forte ma non ci ha mai capito un cazzo di lì. Però meccanicamente era forte. Te lo concedo. Tra Uni e Paolo è un top player incredibile. This does open up a huge opportunity for KT to find those engages. They're still massively ahead in gold here. They need this Baron Khan come top laner, certo. Khan secondo me è il top laner più forte. Però non ha mai vinto un mondiale. KT to overextend again. If they have vision on the Baron, they know they're not starting it. They can wait for them to extend into the jungle where Weibo do have current control over the map, even though it is a small slice. Che ti danzeranno qua attorno. Il famoso blue side, eccolo qua. Prio mid, prio top. Giocano attorno al Nashor e via. Ecco il famoso blue side. Paolo Lemon Nation. Difficile essere più scarsi di Lemon Nation. Complesso. Put that mist around. Keen continue to push. The Shy does have his teleport back up now, so can match Keen's push here and then join the fight. Crisp gonna back here and return. KT have decent damage with his composition. Il carry più forte attuale della storia, ma so dirti che attualmente probabilmente è ruler. E penso comunque che Guma sia lì. Ma a livello è lì di tutti, della storia difficile. Crown, che gale lì. No, Uzi, Ezio, con tutto il rispetto, ma meccanicamente incredibile, aveva un playstyle dove faceva semplicemente cose troppo aggressive e dato che aveva le meccaniche buone si vedeva di più, no, la meccanica. Uzi fortissimo e verrà ricordato come tra i migliori di carry per realtà, ma da lì a dire il migliore... I can't believe how unlucky this KT team is. Like, how is it possible that I say the Paolo word Labrov, senti, Korea, Frank Mafia, Paolo non è neanche top 10 support italiani di sempre, se vai a parlare di competitivo. Ne potrei citare 7 di fila che già sono più forti di Paolo. Figurati se devi confrontarlo con player leg. I do this because I'm such a not superstitious person. Yeah. Oh, trust me, I used to be like you before I joined the LCK. I was young once, you know. Times have changed. I was a new League of Legends commentator being like, this meme is kind of old and tired at this point. Per quanto morirà League, tecnicamente è già morto, però magari lo salvano.
è già destinato a morire. Cioè il sistema il sistema è già crollato. Il sistema del solo queue è già crollato. La gente, ogni game che fai, cioè io sto facendo un game ogni 3 settimane e ogni volta c'è gente di merda, ogni volta gente che con l'ego infinito, ogni volta gente che insulta senza avermi fatto un cazzo, gente che inta che pensa di aver ragione, sempre così, e non gioco mai. Vuol dire che mediamente è un game su 1. E questo è colpa di Riot, non colpa delle persone. And, you know, eventually maybe you take a fight on the Dragon instead of the Baron that KT have control over. BDD lurking here, trying to set up for a play. Look at the positioning of Chris, blocking that engage. We talked about Leona watching those flanks for the Nico, and he's doing it again here. Dai, KT, buttatevi in! Ulti di Nautilus e mezzo, full combo! E via! Oi! Really deep if they do eventually go for this Baron. There's no T1 to just kind of send it into a Baron, especially with this Nico. Stanno giocando lenti qua i KT, non mi piacciono. KT dovrebbero... Vi ricordate i JDG che a 20 minuti hanno startato un cazzo di Nashor con 2k avanti? Lo ricordate? And you just can't clear that vision in the Baron pit. You want to so badly, but you're not going to throw the game over it. Yeah, absolutely. Take a look at Crisp's items as well. I would love for him to get a Mythic before Weibo do decide to fight in this game, 27 and a half minutes in. I feel like he's probably had to spend so much money on control wars. Penso, ragazzi, cioè, è innegabile qua che è palese il vincitore del game. È palese il vincitore del game, è palese. Palese, ragazzi, chiaramente KT. 7k avanti, con controllo di zona Nashor. Stanno solo aspettando il tempo, no? Magari aspettano il prossimo drago, non lo so, ma credo che starteranno il Nashor a breve o faranno un trap. Eccolo qua. Saltano il Nash, fightano, flash out di Crisp, prendono Rumble, rifanno la stessa cosa, tra poco. Crisp prova il flash, Crisp prova il flash, Crisp prova il flash. Ora arriva a fine game, entro 2 minuti. Ora c'è la Soul, devono fightarlo il WBG. Qua ce lo guardiamo tutto. Vediamo se restartano il Nashor. Guardate Orianna dov'è? Al TP, ma guardate dove sta. TP di Orianna, spottata. La Enzo potrebbe chiamare un fight qua. Ulti per disingaggiare che non so quando sia utile. Abbastanza troll. Focussano Xante. La call è di fare il Nashor a quanto pare, perché ok, ne sono usciti ora. Shottato Weiwei. Fatemi vedere Weiwei. Kin e aiming 2v3 indietro. Kuzio sta continuando a fare Nash, ma di là è esploso Lens. Devono tornare dentro a Nash a slittarlo perché non c'è già l'avversario. Boom, sciolto. Ulti su BDD di Rumble, buttata. Kuzio deve salvarsi, deve stare molto attenti KT, perché qua non vedo modo per comebackare il fight. Kuzio riesce a scappare? È incredibile se scappa. No, al flash Orianna. TP shockwave, and there's the TP as KT thinking about a bit more. They've got aiming here. He does have that killer instinct. The Shy has to be so careful. He is not that tanky. That's where's the damage. Dai, BDD! Aiming! His aiming finally has to flash on into this one just to try to turn it back, but now he's running out of Simmer. Mamma mia, che it's a huge shutdown into the hands of Shim. Then they back away. Sono salvi perché fanno il drago, sono salvi. Mamma mia cosa ho visto. Straordinario. Straordinario. Aiming poteva fare qualcosa di più, avete ragione voi ragazzi. As you can see here. That's a significant dip. Tiny little dip there on the win. Il punto sono i K di vantaggio che ormai hanno ragazzi. Banshee Veil, Kaisa. La Baron Power Play sarà di 300 gold neanche. Guardate Lens. Ah, sto sborrando. Oh, the play from the hands. What was that? Right over the wall. And that is a free Jarvan given over to aiming. Sì, ragazzi, ma Weiwei. Weiwei, ragazzi, con tutto il rispetto, Huawei.
Wei è 1-6. See if they can turn this into anything because it's just so hard to push waves when Sivir and Orianna and Rumble exist. So they do have a temporary 5v4. I believe Dove cazzo andava Wei? Qua devono forzare una torre almeno, ragazzi, che T non esiste. Cioè è crollato il jungler. Hanno man advantage e non ci credo che non fanno niente. Hanno preso solo una kill. È difficile. Non riescono a penetrare la Sivir Orianna clearing. Valence. Both of their carries still have not died. Xiaohu and Light are just sitting on 0 deaths apiece. The rest of the team can't really attack that by himself. TP from pretty far behind. That's BDD. He's looking for the shy. He is gonna Scusami. Che danno c'ha Nico? È 1-1. Scusa. Oh, c'è una kill Nico, eh? From pretty far behind, that's BDD. He's looking for the shy. He is going to get this huge burst, and he catches the rumble, but BDD nearly dies as an equalizer comes BDD riesce a sopravvivere. Has to try to follow up on this one. Keen just trying to keep this fight alive as Wei Attenzione a fightare lì. BDD sopravvive. Potrebbe questa kill di Rumble dà il controllo totale di zona Nashor di quando spawnerà. Mamma mia. È turbo close il game, anche se i KT sono avanti 7k gol, perché hanno Sivir Orianna e continuano a clearare. Però qua ragazzi è palese. È palese che Kai'Sa è tornato con un cappello di Rabadon. Qua c'è un DPS superiore e supremo in arrivo. Un burst. No, che fanno? Forced into this Ma? fight, they do not have a choice. Is Keen looking to follow up on this one? As in goes aiming, finds Xiaohu, but look at that shield, it's just massive. Ma aiming 1v9. Chi è la tizia che ha gridato, che si è fatta sentire da tutto lo stadio? Mia madre. Guardate aiming per favore. Aiming è migliore AD del mondiale insieme a Ruler. Gala e Kuma Yulze. Aiming ha levato 3/4 di vita a Xiaohu, ha solo killato le Shy. Fai vedere questo gesto qua. Niente di utile. Ha fatto aiming 1v9. Ed è tanta roba quello che ha fatto aiming, non è roba di poco conto quello che ha fatto aiming. A turbo smaffato aiming. Kai'Sa ragazzi c'ha un posizionamento che è incredibile in certi fasi, cioè è forte per quello. Kai'Sa può riposizionarsi di R, è troppo forte. Okay.